Ciao, benvenuti su Menti Taro. Con l'interattivo di oggi esploriamo le energie per il mese di ottobre. Abbiamo tre opzioni tra cui scegliere, la prima con l'aventurina verde, la seconda con il quarzo di rocca e la terza con la fluorite verde. Potete fermare un attimo il video per scegliere con calma ma intuitivamente la variante che vi comunica di più e poi scorrere il video fino al capitolo che la descrive. E noi ci vediamo dopo. Ciao! Ed eccoci alla prima variante, quella dell'avventurina verde. Iniziamo a vedere le energie generali del mese, poi i dettagli con i tarocchi e infine il consiglio delle carte degli archetipi su che atteggiamento è meglio tenere questo mese. Dunque, per quanto riguarda l'energia generale, abbiamo l'angelo custode del fuoco, che è una bella carta che preannuncia un successo, una vittoria netta, perché appunto è un messaggio abbastanza univoco di successo, di raggiungimento di un obiettivo, di una soddisfazione dovuta a qualcosa che si è riusciti a ottenere, una sfida che si è riusciti a vincere. Vediamo i dettagli con i tarocchi. La prima parte della settimana vede il 3 di denari in apertura, il 4 di denari e la carta del Papa. Metà mese abbiamo la carta dell'asso di bastoni, il paggio di denari, la carta del matto e poi a fine mese vediamo che c'è il carro, il 5 di coppe e il 9 di spade. E poi la carta finale è il 9 di coppe, che indica proprio l'essere veramente soddisfatti di se stessi e di ciò che si ha, quindi corrisponde perfettamente alla carta dell'angelo custode del fuoco. Quindi è un bel mese. Questo diciamo è il profumo del mese, ecco, in generale avrete questo profumo di vittoria e di soddisfazione nel mese di ottobre, che bello, è un bel profumo. Dunque vediamo che l'inizio del mese inizia proprio dando importanza alla sfera materiale, perché abbiamo un 3 di denari seguito da un 4 di denari, quindi c'è un'attenzione verso le finanze, verso il lavoro, verso attività anche quotidiane che però permettono di creare una certa stabilità. Il 3 di denari in particolare indica una collaborazione con qualcuno nel lavoro, molto probabilmente, ma anche in ambito personale, ma comunque una collaborazione per delle attività pratiche. E questa persona con cui collaborerete o questo gruppo con cui collaborerete ha le caratteristiche del Papa, ovvero delle persone esperte in una certa materia che possono aiutarvi, a cui potete chiedere dei consigli e che quindi possono aiutarvi proprio nell'ambito materiale, probabilmente a gestire le vostre finanze o comunque degli aspetti pratici della vostra vita. Quindi avrete questa attenzione per il lato pratico all'inizio del mese. A metà mese vedo dei cambiamenti abbastanza importanti perché abbiamo l'asso di fuoco, scusate, l'asso di bastoni, che è legato all'elemento fuoco, che inizia proprio, che prefigura proprio un nuovo inizio, anche abbastanza energico, un nuovo progetto, una nuova attività, un qualcosa che vi appassiona e che proprio vi dà la carica.
ed infatti è seguito dal paggio di denari e subito dopo dalla carta del matto. Tutte queste carte insieme prefigurano sicuramente un nuovo progetto che vi darà la possibilità di crescere mh, anche a livello professionale, perché il paggio di denari indica un'energia di studio, di crescita delle proprie conoscenze, quindi può essere appunto in ambito di educativo o in ambito professionale, comunque anche un hobby per carità, però qualcosa che vi fa crescere nell'ambito delle vostre competenze, delle vostre conoscenze. È un qualcosa di completamente nuovo, perché la carta del matto indica proprio un ambito nuovo in cui vi buttate con molto entusiasmo e quindi sarete estremamente eccitati da questa nuova avventura che inizierete a metà ottobre. L'ultima parte del mese vedo che riceverete però un po' di delusioni. La vostra strada sarà bruscamente, diciamo, troverà degli ostacoli che però non la interromperanno, perché la carta del carro è una carta di una persona che sa quello che vuole, che sa come ottenerla, che va dritto per la sua strada e non si fa scoraggiare da possibili ritardi o ostacoli. Però, insomma, durante il vostro cammino alla fine del mese avrete come dire, avrete un po' delle paure che si vedono dal 9 di spade, come delle ansie dovute magari al fatto che cominciate a pensare di non essere bravi abbastanza per questa nuova avventura, questo nuovo progetto in cui vi siete imbarcati. Vedete, questa persona del 5 di coppe guarda le risorse perdute, no? Il liquido a terra delle coppe rovesciate, non si rende conto che comunque ha delle risorse dietro di sé ancora, ehm, insomma, contenute nelle coppe che stanno ancora dritte dietro di sé. Guarda solo quello che non ha, e quindi avrete questo sentimento, ovvero eh, di concentrarvi troppo su ciò che non avete e non sulle qualità, le competenze che avete, e questo vi genererà tanta ansia e tanta paura. Vedete? Che sono appunto le 9 di spade, cioè una persona che appunto neanche riesce a dormire dall'ansia. Però io vedo che le carte dicono di non preoccuparsi più di tanto, perché in realtà appunto questa aria di vittoria, di successo permarrà tutto il mese. Vediamo cosa dicono le carte degli archetipi, e abbiamo la carta del dilettante. Effettivamente la carta del dilettante sta a indicare, come sapete, è l'archetipo di dell'idea del non avere abbastanza competenze in un particolare settore. In questo caso in particolare, evidentemente le carte vi stanno consigliando di accrescere le vostre competenze, quelle che non sentite di avere, semplicemente studiando, quello che non sapete, appunto con la carta del paggio. Se farete un ulteriore sforzo rispetto a quello normale per aumentare le vostre competenze, le vostre conoscenze in quel settore in cui sentite di non averne abbastanza, riuscirete appunto a non come dire, a non farvi spaventare a fine mese, appunto. Quindi queste paure, questo senso di mancanza che sentirete a fine mese sarà facilmente sormontabile grazie a ulteriore studio, a un ulteriore sforzo e lavoro da parte vostra.
Saranno sicuramente degli sforzi che troveranno il proprio successo, il proprio frutto, avrete dei ritorni da questi sforzi sicuramente e avrete quindi per anche la fine del mese questa possibilità di soddisfazione per i propri successi, per i risultati ottenuti grazie anche appunto allo sforzo. Quindi è un mese di attività, di studio, di lavoro che darà molta soddisfazione, proprio un senso di appagamento. Bene, spero che questa lettura vi sia stata utile, vi abbia dato degli spunti di riflessione. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo presto. Ciao! Ed eccoci alla seconda variante, quella del quarzo di rocca. Vediamo energie generali del mese, i dettagli con i tarocchi e poi consigli degli arcani, degli archetipi per sapere che atteggiamento è meglio tenere questo mese. Dunque, per quanto riguarda le energie generali, abbiamo il Regno del Fuoco. È una carta che indica un senso un po' di stallo, come se non si riuscisse a uscire da una situazione un po' chiusa. Vedete, questo castello sta in cima a una montagna e non c'è una strada che permetta di uscire e di andare a valle. Quindi c'è un po' un senso di oppressione nel mese di ottobre. Vediamo un attimo i dettagli con i tarocchi. E abbiamo in apertura all'inizio del mese il 5 di denari, l'8 di coppe e il 6 di coppe. Poi a metà mese abbiamo il l'asso di coppe, la carta del giudizio e l'imperatore. E a fine mese vediamo il 10 di denari, il re di bastoni e l'eremita. Poi l'ultima carta abbiamo la forza, che appunto consiglia di pazientare, di essere forti, di mantenere la testa sulle spalle, di non appunto lasciarsi trascinare da questo senso di oppressione, perché appunto è solo è una parentesi, è un momento che poi passa. Questo fondamentalmente è quello che ci dicono queste due carte. All'inizio del mese abbiamo il 5 di denari e l'8 di coppe, che indicano appunto che vi trovate subito, proprio all'inizio del mese, in una situazione un po' sconfortante, vi sentite un po' soli, un po' probabilmente anche con dei problemi diciamo finanziari non gravi, però insomma è una situazione che non vi fa stare a vostro agio, perché vedete ci sono due persone che stanno mal vestite nella neve, quindi c'è proprio un senso di disagio, di non appagamento, ecco. E tant'è vero che subito dopo abbiamo l'otto di coppe, l'otto di coppe dove si vede appunto la persona che si allontana da questo tipo di situazione. Quindi voi avete questa necessità all'inizio del mese di allontanarvi da una situazione che non vi fa star bene, che vi opprime, appunto, come indica il regno del fuoco, e cercate di andare verso un altro tipo di realtà che magari vi ricorda un po' il vostro passato, cioè vi rifugiate un po' nei ricordi per un certo verso.
perché il 6 di coppe indica ricordi, memorie, qualcosa che viene dal passato. Quindi è come se, non piacendovi la vostra situazione presente, vi rifugiate nel mondo dei ricordi o comunque confrontate la vostra situazione presente con quella passata, e questo ovviamente accresce il senso di disagio, no? Per un certo verso. Però a metà mese vedo che c'è un cambiamento, qualcosa che proprio effettivamente c'è un qualcosa che torna dal vostro passato, perché anche il giudizio è una carta che riguarda il passato, no? Chiaramente è una iconografia abbastanza chiara, c'è un angelo con la tromba che risveglia delle persone dal cimitero, dalle proprie tombe, no? Quindi un qualcosa che risorge dal passato, che però appunto vi riempie di molta carica emotiva, di benefica fondamentalmente. È un passato appunto che a voi piace molto, è una situazione che si rinnova rispetto appunto anche al passato stesso, cioè torna però vi dà una carica positiva e vi permette quindi di creare anche una certa stabilità, come rappresentata dalla carta dell'imperatore. Poi vedremo nello specifico cosa ciò vuol dire in ambito lavorativo e sentimentale, perché mi dà l'idea che ci sono due eh, interpretazioni diverse. Comunque a metà mese il concetto base è questo, che qualcosa dal vostro passato torna nella vostra vita, vi riempie di contentezza, proprio a livello sentimentale, proprio a livello emotivo, vi dà molta gioia. È un qualcosa che potrebbe aiutare a strutturare e a radicare meglio la vostra vita, a darle delle regole più precise e più stabilità. E poi a fine mese vediamo però che eh, il 10 di denari indica sicuramente una situazione anche familiare e finanziaria. Mi dà l'idea proprio che dovrete cercare di trovare degli spunti con l'eremita, una specie di soluzione per poter come dire, ottenere una stabilità economica, o almeno sul piano materiale. Dovrete riuscirci attraverso le vostre doti di leader, attraverso le vostre competenze. Quindi a fine mese, sarete soprattutto ehm, dominati dall'energia dell'eremita, ovvero comunque la situazione in cui vi trovate a inizio mese, che è quella del 5 di denari, quindi anche di precarietà, o meglio, mettiamola così, non una situazione finanziaria soddisfacente, non è che se n'è andata a metà mese, anzi è rimasta, e voi cercherete alla fine del mese di accrescere le vostre finanze, di trovare un modo per accrescerle, e il 10 di denari promette che appunto ci riuscirete. Come? Attraverso l'energia del re di bastoni, ovvero una persona molto energica, molto competente e con buone doti da leader. Quindi attraverso queste competenze, questa energia che voi avete, riuscirete poi a
migliorare la vostra situazione economica. Anche mi dà l'idea che riuscirete anche grazie a delle risorse che avete da tempo, magari a livello familiare o che avete accumulato attraverso delle vostre reti di conoscenze. Comunque riuscirete a trovare la soluzione. Però appunto piegherete la ultima parte del mese di ottobre nel cercarla, questa soluzione. Dal punto di vista sentimentale, appunto c'è qualcuno del passato che ritorna. Voi a inizio mese vi sentite appunto un po' sconfortati, un po' delusi, un po' magari soli dal punto di vista sentimentale. È come se voi cercaste questa persona del passato e effettivamente riusciate a ricontattarla. È una persona che in questo caso è rappresentata dall'imperatore, o quindi una persona però anche un po' rigida, un po' molto maestra di se stessa, che tiene dei confini ben aperti. Ciò non toglie che comunque l'incontro con questo imperatore sicuramente è positivo. E quindi diciamo che le prime due parti del mese sono molto concentrate dal punto di vista sentimentale e emotivo, dove c'è appunto questo ritorno a un rapporto precedente. Però appunto a fine mese mi dà l'idea che invece ci sarà un'interruzione di questo rapporto, perché c'è l'energia dell'eremita, quindi una volontà di stare un po' da soli, da se stessi, perché dovrete concentrarvi molto sul lato pratico, economico. Vedete questo re che si rivolge proprio al 10 di denari, quindi sarete molto concentrati su questa parte pratica, finanziaria e lavorativa nell'ultima parte del mese, appunto perché avrete questa esigenza di accrescere, di migliorare la parte diciamo più finanziaria della vostra situazione. E quindi è un eremita che si rivolge proprio in questa direzione verso il 10 di denari. Quindi è una attenzione rivolta sulla parte più, diciamo, lavorativa, finanziaria della vostra vita. Ciò non toglie che appunto nella prima parte del mese la vostra invece attenzione sarà molto più rivolta all'incontro, alla relazione con questa persona rappresentata dall'imperatore. Dal punto di vista più prettamente lavorativo, c'è appunto una situazione al lavoro che non vi piace. Ci può essere appunto a metà mese da parte di questo imperatore la proposta di un qualcosa di un'attività lavorativa, di un progetto che in realtà è molto vicino al vostro sentire, perché sia il giudizio che l'asso di coppe indicano un lavoro, un'attività lavorativa che a voi piace molto e che viene proposta appunto da questo imperatore e che vi permetterà, sempre grazie alle vostre doti di re di bastoni, di riuscire a aumentare anche le vostre finanze, perché comunque per tutti voi c'è un miglioramento della situazione finale a fine mese, cioè della situazione iniziale. Se iniziavate col 5 di denari, finite con il 10 di denari, quindi da una situazione che vi mette a disagio riuscirete poi a migliorare e a sentirvi molto più stabili, soprattutto però dal punto di vista economico e pratico, con una comunque attività di ricerca da parte vostra, come
è indicato dalla carta dell'eremita, che è una persona che si focalizza proprio sulla ricerca di una soluzione a una situazione. Quindi riuscirete dal punto di vista lavorativo anche grazie a queste attività che saranno proposte da una persona che viene rappresentata dall'imperatore, quindi una persona autorevole con una certa autorità, un certo potere, riuscirete anche a ottenere una stabilità economica e anche una certa autorità di tipo lavorativo, perché qui si parla comunque di un re di bastoni, quindi una persona che è maestra nel suo campo di lavoro. Vediamo cosa dice la carta dell'archetipo e abbiamo il mentore, la carta dell'archetipo del mentore. Che cos'è? Mm, è praticamente la carta dell'imperatore. Quindi sia in ambito sentimentale che in ambito lavorativo, più in generale, evidentemente dovrete fare affidamento, la cosa migliore per voi, almeno secondo le carte, a questo imperatore che vi guiderà verso la soluzione a dei problemi che vi vedono a cui pensate sin dall'inizio del mese. Grazie a questa persona riuscirete, se vi farete diciamo aiutare da questa persona, riuscirete a risolvere problemi soprattutto di tipo pratico. Dal punto di vista sentimentale, evidentemente la relazione con questo imperatore sarà molto da discepolo a maestro, per un certo verso, magari è più matura di voi, se non di età, di testa. E questo è un po' tipo di relazione che avrete questo mese con questa persona rappresentata appunto dall'imperatore. Comunque in generale, come dicevo all'inizio, sarà un mese che vi vedrà un po' sotto pressione, con la carta del castello del Regno del Fuoco, però appunto avrete la possibilità di farvi valere e con le qualità di cui disponete, riuscirete a migliorare la vostra situazione iniziale. La carta della forza è molto promettente perché di solito indica appunto un successo, una vittoria di fronte alle sfide. Bene, spero che questa stesa vi sia stata di aiuto, vi abbia dato qualcosa su cui riflettere. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo presto. Ciao! Ed eccoci arrivati alla terza variante, quella della fluorite verde. Vediamo le energie generali del mese, i dettagli con i tarocchi e poi la carta dell'archetipo che ci suggerirà quale atteggiamento è meglio tenere questo mese. Dunque, per quanto riguarda le energie generali, abbiamo l'angelo custode della terra, che è una bella carta che ci parla di un equilibrio sul piano soprattutto materiale, di una certa calma, di una certa prosperità, soprattutto dovuta a una nostra relazione con qualcuno che ci aiuta, che ci protegge, che ci sta accanto. Quindi è veramente una carta bellissima che ci promette anche la realizzazione di obiettivi prefissati e di progetti che abbiamo in corso. Vediamo i dettagli con i tarocchi. Dunque, in apertura all'inizio del mese abbiamo il 9 di bastoni, poi abbiamo il paggio di spade e il 4 di coppe. A metà mese abbiamo il 9 di spade, il cavaliere di coppe, il 2 di coppe e a fine mese abbiamo la regina di spade, il cavaliere di denari
e il 2 di denari. Dunque, e l'ultima carta è il 7 di spade. Dunque, vediamo che la prima parte del mese vi vede un po' sul chi va là, nel senso che sia il 9 di bastoni che il paggio di spade sono delle energie di difesa. Vedete il 9 di bastoni è trincerato dietro un muro di bastoni che si è costruito perché evidentemente si sente un po' sotto attacco, un po' stressato. E anche il paggio di spade ha questo atteggiamento un po' guardingo, no? Con la spada alzata in difesa nel caso di un eventuale attacco. Quindi insieme sicuramente hanno il significato di una vostra un vostro sentimento di sentirvi un po' sotto pressione, un po' sotto attacco e quindi avete un po' le difese alzate, ecco. Il 4 di coppe indica appunto anche un atteggiamento un po' svogliato, di noia, di non soddisfazione, di isolarsi un po' come questa persona sotto l'albero, no? Un po' così, non accettare inviti a uscire per dire, non accettare opportunità che si presentano, non sentirsi attratto da ciò che ha davanti. Quindi, insomma, è un inizio del mese un po' così, un po' sulla difensiva. A metà mese vedo ancora che avete delle ansie perché il 9 di spade sicuramente è una carta che indica delle ansie, delle paure, anche esagerate, perché solitamente il 9 di spade indica delle paure non realmente basate su dei fatti, ma più che altro costruzioni mentali che uno si fa, no? Quando uno pensa troppo e si preoccupa troppo per una situazione quando in realtà non ci sono gli elementi per farlo, semplicemente perché appunto uno è un po' ansioso e quindi a metà mese avrete ancora questa energia abbastanza pessimista, abbastanza ansiosa, anche se in realtà appunto io vedo che c'è questa persona che evidentemente è anche quella rappresentata dall'angelo custode della terra, che è il cavaliere di coppe, che vi è accanto, quindi avete una persona che vi vuole bene, che vi sta vicino, che vi aiuta e infatti subito dopo vedete questo cavaliere nella stesa va verso il 2 di coppe, quindi proprio c'è un bellissimo rapporto con questa persona, una relazione che può essere sentimentale, che può essere d'amicizia, che può essere lavorativa o anche un membro della vostra famiglia che comunque vi sta vicino e vi aiuta in questo momento di paura, di ansia, non siete soli appunto, siete assolutamente supportati e questo, questo aiuto sarà fondamentale soprattutto a metà mese. Nell'ultima parte del mese vedo che poi in realtà riuscirete a tornare con i piedi per terra, ad evitare, a togliere tutti questi pensieri pessimisti, tutti questi pensieri negativi che avrete appunto nelle prime due parti del mese, grazie appunto anche all'aiuto di questa persona rappresentata dal Cavaliere di Coppe, perché le carte successive sono molto più radicate a terra. La regina di spade è una carta molto potente perché, vedete, questa persona innanzitutto taglia delle corde che la legavano a delle situazioni che non le piacevano, con la spada taglia dei legami taglia quindi anche dei pensieri negativi, cioè fa tabula rasa di tutte le ansie, le paturnie che ha avuto fino adesso e soprattutto dà la direzione, decide una situazione, una direzione da seguire con la mano così, vedete?
qua. Quindi è una energia di una persona che ha una visione, che ha un obiettivo da perseguire con piccoli passi, ma in maniera molto molto costante, come indica il Cavaliere di Denari. Questa è una carta di costanza, ehm, di determinazione e di visione di lungo periodo, appunto, perché non è una carta velocissima, quindi è proprio una persona che guarda a lungo periodo. E nel breve riuscirete quindi con il 2 di denari a gestire delle situazioni che appunto quella situazione che vi ha dato tanto ansia nelle prime parti del mese. Questo è il 2 di denari, quindi indica una persona che a livello finanziario riesce a gestire le proprie finanze in modo da poter appunto perseguire i desideri, gli obiettivi che ha, può anche gestire il proprio tempo, comunque indica solitamente la gestione di qualcosa di materiale che ha una influenza dal punto di vista materiale, il che mi dà da pensare che per molti di voi le vostre ansie riguardino soprattutto la sfera materiale di finanziaria o lavorativa. Tornando, e quindi volevo anche aggiungere il 7 di spade eh, indica un po' il voler fuggire, cioè nel senso, in questo caso, ehm, suggerisce di non prendervi troppe responsabilità su di voi. Evidentemente siete troppo carichi delle responsabilità anche di altre persone, della vita di altre persone, vi sta suggerendo di non farvene carico, di pensare un po' a voi stessi, di prendere un po' la via della fuga, ecco, in questo caso. Il 7 di spade in questo caso indica proprio di allontanarvi e di pensare un po' a voi stessi, perché altrimenti non ce la fate, siete troppo carichi di preoccupazioni. Dunque, questo in linea generale. Dal punto di vista lavorativo, c'è un senso generale di insoddisfazione nella prima parte del mese, vi sentite un po' sotto attacco appunto con il 9 di bastoni, il paggio di spade, non vi sentite molto appagati dal punto di vista emotivo riguardo a proprio le attività che fate nella vostra attività. A metà mese poi sorge anche una certa ansia e preoccupazione, evidentemente perché magari c'è qualcosa nell'ambiente di lavoro che non vi piace, ci sono degli attacchi che appunto vi danno ancora più agitazione a metà mese, grazie appunto all'aiuto di qualcuno accanto a voi, che può essere un vostro collega, che può essere anche qualcuno nella vostra famiglia, un vostro partner, comunque qualcuno che vi aiuta, con cui avete una relazione molto, molto solida con il 2 di coppe, riuscirete a passare questo periodo di ansia e finalmente a trovare la vostra direzione e anche degli obiettivi di lungo termine, e anche a gestire la situazione, la situazione diciamo che materialmente vi dà anche fastidio con il 2 di denari. Comunque queste sono tre carte che proprio dà l'idea che finalmente riuscite a vedere le cose per come stanno, a darvi un obiettivo preciso, a fare affidamento su voi stessi, sulle vostre qualità, e questo vi permetterà di gestire la situazione al meglio. Dal punto di vista sentimentale, mi dà l'idea che ci sia una sorta di inappagamento, di insoddisfazione anche nel caso sentimentale, probabilmente vi state un po' chiudendo alla relazione con altre persone, con una persona con cui che frequentate, probabilmente magari c'è anche un problema di comunicazione,
poi però la relazione con questa persona va al meglio, ritornate, diciamo, in piena armonia, e questo appunto vi permetterà di fare anche dei progetti insieme di tipo anche pratico, dove riuscirete a gestire un po' la relazione e altre attività nella vostra vita con il 2 di denari. Comunque, in questo caso il 7 di spade può anche indicare che ehm, l'altra persona, non voi, perché siete voi che avete il 9 di spade, magari per un periodo, diciamo l'inizio del mese, si è un po' allontanato da voi, e questo ha portato appunto a questo senso di ansia che si vede con il 9 di spade. Però vedo che a metà mese già riuscite a ristabilire l'armonia nella relazione con questa persona. Vediamo cosa ci dice la carta degli archetipi. È la carta del mediatore, quindi saper gestire i conflitti. E credo che sia proprio appropriata, perché a livello lavorativo mi dà proprio l'idea che ci siano dei problemi di relazione all'interno dell'ambiente di lavoro, questo sentirsi sotto attacco del 9 di bastoni e col paggio di spade dà un po' l'idea che ci siano delle tensioni nell'ambito di lavoro. E appunto in questo caso la carta del mediatore sta dicendo di cercare di negoziare le vostre esigenze con quelle dei vostri colleghi al lavoro, e cercare appunto di trovare una linea mediana, un punto di incontro, diciamo. Stessa cosa a livello sentimentale, perché evidentemente c'è una mancanza di comunicazione con l'altra persona, con la persona che vi interessa o con il vostro partner, che crea appunto delle tensioni nella prima parte del mese. E appunto attraverso questo atteggiamento che suggerisce questa carta, ovvero quello di mediare, di fare da mediatore fra se stessi e le esigenze delle altre persone attorno a voi, riuscirete appunto a risolvere dei potenziali conflitti un po' latenti, non tanto. Non è che sono conflitti che salgono proprio alla luce con una grande litigata o che altro, o scene varie. Mi dà l'idea proprio che ci sia un clima diffuso di tensione nella prima parte del mese, sia a livello lavorativo che sentimentale. Comunque state tranquilli, perché appunto c'è qualcuno attorno a voi che vi fa un po' da protettore, ecco, con la carta dell'angelo custode della terra. Bene, spero che questa lettura vi sia stata di aiuto, vi abbia dato degli spunti di riflessione. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi video, e noi ci vediamo presto. Ciao!